È sempre stata facente parte della città delle fabbriche. Costituisce un importante tassello nella riqualificazione urbanistica di quest'area sud di Torino. Non è mai stata parte della città tradizionale. È iniziato con la riqualificazione del Lingotto che fronteggia il nuovo edificio Green-P. Restituiamo quest'area alla città, ma non lo vogliamo fare in maniera convenzionale. Immaginiamo una nuova città, una città che dialoghi con la natura, fatta di elementi naturali e di elementi rispettosi della natura, il che non è la stessa cosa. Un solido minerale, una forma svasata che arretra verso l'alto. Gli architetti non fanno mai delle cose dritte. E noi dobbiamo imparare a progettare la fine e a progettare il dopo. Costruzione prettamente fatta di acciaio. Una è la costruzione a secco e l'altra è la riciclabilità dei materiali. Ha richiesto veramente un grande impegno. Una trama di lamelle di legno che permette all'edificio di sfruttare la migliore esposizione e irraggiamento solare. Assemblare questo edificio e poterlo rismontare e ricollocare altrove. Anche tutti gli elementi interni, quali tramezzi, quali i muri perimetrali, essendo costruiti a secco, possono essere con grande pazienza smontati e rimontati altrove. Abbiamo concepito l'edificio come simbolo della visione strategica di Green-P, un edificio altamente sostenibile. Si riveste un edificio integrato, capace di portare in sé le migliori tecnologie sul futuro, sul risparmio energetico e sul rispetto dell'ambiente e delle persone che vivranno questo edificio. Profondamente ecosostenibile nei suoi contenuti, lo è dal punto di vista impiantistico, lo è dal punto di vista della passività del suo involucro, ma questo edificio vuole essere di più. Qui dentro c'è una tecnologia che è green in tutti gli effetti, cosa che io in tutti gli altri negozi che ho fatto non ho mai portato all'esasperazione come questa. Questo per trasmettere l'idea di rispetto della natura, di armonia con la natura e rispetto dell'ambiente. Come si può fare dell'energia in maniera pulita è un modo per noi importante per far passare anche alle nuove generazioni il messaggio che abbiamo voluto dare con la progettazione di questo edificio. Un manifesto vivente di quelli che sono i principi filosofici del Green Retail. Costruito da materiali innovativi, tecnologie innovative, ma anche materiali naturali. E soprattutto di elementi ecocompatibili e riciclabili. Tutto il legno utilizzato in questa facciata e quindi che avvolge come un guscio tutto l'intero edificio di Green-P. Così come i materiali che sono stati scelti sono dei materiali che sono compatibili o riciclati o naturali o da fonte rinnovabile. Filiera del legno che si è costituita nel 2018 a seguito della distruzione delle foreste venete e quindi tutto il legno è stato recuperato di abete rosso. Noi abbiamo utilizzato tutti gli elementi che la natura ci offriva. Il verde, che il nostro progetto ha voluto proprio inserire come vero e proprio materiale architettonico. La luce arriva dalle grandi terrazze piantumate a verde posizionate nei 3 lati dell'edificio. In una serie di terrazze sui vari lati dell'edificio e frutto di un'attenta selezione di essenze. Il nostro è un edificio NZEB, cioè un edificio di energia quasi zero ed è in classe A3, che per un centro commerciale è un risultato molto importante. Qua cosa è molto importante è la tecnologia. La tecnologia in questo immobile è veramente avanzata. Avere sostanzialmente un building che fosse in grado di autoalimentarsi da solo. Il vento attraverso una grande paleolica. Il geotermico per poterci scaldare e raffrescare. Ma soprattutto la centrale sotto che permette poi tirando sull'acqua di gestire caldo e freddo. Noi abbiamo lavorato con la luce e con il sole attraverso un complesso impianto fotovoltaico localizzato un po' ovunque nell'edificio. I pannelli fotovoltaici inseriti nei brisolei in legno. Sfruttiamo l'energia del sole anche per poter scaldare l'acqua che usiamo nelle docce, per esempio del nostro centro termale. Abbiamo lavorato anche con le persone, trasformando l'energia cinetica dei clienti in energia elettrica attraverso dei pavimenti piezoelettrici posizionati un po' ovunque. Sostanzialmente al passaggio delle persone generano energia. Degli oggetti rappresentativi mediatici, quali 2 smart flower posti negli spazi esterni.
non dipendere da energie che comunque producono inquinamento. L'edificio è completamente verniciato all'interno con la vernice di Airlight, assorbe l'88% dei batteri presenti nell'ambiente e contribuisce notevolmente alla sanificazione degli ambienti interni. 10.000 metri di tubi di plastica, come dire, riciclata. Sono più di 2.000 tra alberi e piante e arbusti. 140.000-160.000 kWh all'anno di energia elettrica da fonte rinnovabile, che è l'equivalente di dire un'alimentazione di 70-80 famiglie. Il cantiere comunque aveva una media di persone che lavoravano tra i 95 e i 120-125 massimo che abbiamo raggiunto. Per pensare quale grande meccano è questo Green P, per il suo assemblaggio sono stati utilizzati ben 54.000 bulloni. 34.000 chiodi. Sono dei numeri importanti, ma è soprattutto importante il senso che c'è dietro questi numeri. I grandi numeri hanno un senso se c'è una storia dietro da raccontare, se c'è, come dire, un'idea da perseguire sul futuro, sul risparmio energetico e sul rispetto dell'ambiente e delle persone che vivranno questo edificio.